Ciao Pollo Laser Gamers, ciao Day Bye. Niente, la musica non mi funziona mai quando la faccio in automatico che cala. E infatti mi sono accorta che la volta scorsa era un po' alta. Però adesso dovrebbe andare bene, l'ho abbassata tipo a meno 45, dai. Secondo me va bene adesso. Non so, poi ditemi voi, in realtà. Però dovrei, cioè, quelli bravi mi dicono che a meno 45 va bene. Ciao Simona, va meglio oggi con il PC? Ma, non lo so, allora, vi aggiorno. Allora, l'altra volta non so perché ha fatto in quel modo. Ciao Gabriele. In quel modo, cioè, secondo me forse era un programma che avevo installato per il microfono. E adesso l'ho disinstallato e spero che sia stato quello. In realtà non so bene che conflitti ha avuto con OBS, sinceramente, però spero vada meglio. Infatti ho un po' paura, devo essere onesta. Ehm, Però dai, voglio rimanere positiva oggi e vediamo. Poi ho scaricato anche il programma per vedere la temperatura della CPU e della GPU e al momento è al tipo 66 gradi, quindi dai, non male avendo Barb, Spotify, OBS, Chrome. Però sento un po' le ventole andare. Però forse le dovrei pulire, ecco. O forse la pasta termica. Perché comunque è da un anno che ce l'ho. Quindi forse è il momento. È il momento. Però insomma, vediamo. Perché oggi provavo e sentivo cioè provavo senza tipo OBS o altra roba e comunque le ventole andavano. Quindi vediamo. Vediamo, speriamo bene, ecco. Posso dirvi questo. Però insomma, al momento non sembra andare male. E Pollo Laser Gamers, hai visto la mia email? Quale? Perché ho ricevuto alcune email questo fine settimana. Non ho ancora risposto, però sì, ho ricevuto delle email. Non ho avuto tempo di rispondere e vi risponderò. Vi giuro. La tieni un po' rialzata così ventola... Sì, allora, oggi ho messo un cosino che la tengo un po', tengo un po' rialzato il PC. Quindi ho voluto fare questo. Avevo praticamente un portatelefono, quelli dove metti il telefono tipo, e adesso infatti è un po' instabile. Spero, spero che non cada il computer. Però sì, ho pensato di fare sta cosa, di rialzarlo un po' e vediamo. Però diciamo che secondo me è un po'... Cioè, non lo so, perché prima, senza streaming, eh, a volte vedevo che la temperatura era 100 gradi, quindi non molto bene. Però adesso sembra sui 60, 70, dai, 65, 70. Poi ho pure il programma che mi guarda la temperatura di ogni core, così li guardo con attenzione. Oggi Barp, sì, oggi Barp, l'intruder. Ehm, Vediamo l'intruder, tutte le funzionalità dell'intruder. Ma prima avete sentito cosa ha detto Sam Altman, o come si chiama lui, riguardo al consumo dell'intelligenza artificiale? Che anche gli umani, per crescere un umano di 20 anni, consumi comunque cibo ed energia. Quindi, insomma, mi sembra uguale. Mi sembra proprio uguale. Ciao Marco. Problemi con il PC, non riesco a far partire il browser di Barb Suite su Linux, su altri pure peggio. E per caso ti dà un errore tipo di qualche sandbox o qualcosa così? Perché c'è un'impostazione. E... Allora, prima di tutto ho rimpicciolito un po' Barb e tutte le mie finestrelle perché mi sono accorta che io vi facevo vedere le cose ma in realtà non si vedeva perché era tagliato. Quindi insomma ho messo un po' così, così vedrete tutto. E riguardo Barb, non so se magari è questo il motivo, ehm, però
riguardo al proxy dovresti a volte dà un errore della sandbox e dovresti usare questo. Oh, scusate. Un attimo. Non si vede, un attimino. Ecco, queste sono le impostazioni, cioè voi andate su Proxy Settings, Barp Browser e poi c'è questo Allow Barp Browser to run without a sandbox. A volte ho avuto problemi di questo genere e abilitando questo funzionava. Quindi non so se magari è questo il tuo problema. Metto il PC in un acquario. Sarebbe una buona idea se non lo rompessi. Sì. E cosa ne penso di Anthropic Cloud Code? Che impatto avrà nella cyber security? Allora, è una bella domanda perché ho letto un po' di cose recentemente sul fatto tipo che le azioni degli strumenti di sicurezza stanno crollando, che Cloud Code sarà il nuovo tool di sicurezza che appunto abbatterà tutti e bla bla bla, ma in realtà no, ehm, perché la notizia era che hanno aggiunto la funzionalità per fare lo scan di vulnerabilità potenziali del codice. Quindi, che ne so, prende il codice da GitHub e va a analizzare il codice per vedere se ci sono vulnerabilità note, che ne so, tipo l'SQL injection, lo puoi capire, ci sono tanti tool che fanno questo in realtà. E la cosa è che sì, va bene, c'è questa funzionalità, però secondo me non è tutta questa rivoluzione, nel senso, cioè ci sono già tantissimi tool che lo fanno e vediamo come funzionerà, però il problema è che comunque ti consuma token, cioè non è una roba che fai così, cioè gli altri programmi, alcuni sono gratis, però ti devi implementare magari le regole, alcuni hanno una sottoscrizione, eccetera. Però, cioè, non è che quello andrà poi a risolvere tutti i problemi del mondo. Cioè, pensate ad un tool come, non lo so, Malware Analysis, e quello non lo fa. Cioè, ma anche Penetration Test, quello ti va a vedere soltanto il codice. Quindi, secondo me, è un po' il dare, no? La notizia, un po' la news, le cose, però insomma non è tutto vero quello che leggete, ecco. Giusto per fare sempre polemica. Però no, è una bella è una bella domanda, perché secondo me cioè ci sono già un po' di tool che sulla sicurezza e sarà interessante anche vedere cosa uscirà, però al momento, cioè almeno Cloud Code è soltanto sul codice, quindi magari è bravo o brava o niente, vabbè. Ehm, nell'analizzare il codice e trovare vulnerabilità del codice, però da lì e questo è molto utile perché se si fa un codice sicuro poi ovviamente previeni molte vulnerabilità che poi si trovano nel pentest, per esempio, e questo quindi è molto utile perché previeni un sacco di cose. Però è anche bello che ti dice anche come sistemare. Il problema è che però devi capire anche cosa ti sta dicendo. Cioè, se quello ti dice, guarda, ho trovato una SQL injection perché tu usi l'ID, eccetera. Vabbè, cose così. E ti dice, guarda, devi usare così. Però tu devi capire cosa sta facendo, altrimenti accetti una modifica senza sapere cosa sta facendo. E questo ti può anche causare problemi, insomma. Cioè, non è una roba che si fa a due piedi. A due piedi. Così, volevo dire in questo modo. Cosa consigli per iniziare a lavorare
No, aspettate che guardo un attimino qui che ho tolto. Cosa consigli per iniziare a lavorare sempre nel settore di sicurezza informatica in Svizzera da italiano che non conosce il tedesco? Allora, io sono un'italiana che non conosce il tedesco, cioè adesso un po' lo parlicchio, però all'inizio non lo conoscevo proprio, cioè così. Però il problema è che io sto vedendo, poi dipende dal cantone, cioè devi valutare anche il cantone, ad esempio se vuoi avere l'italiano, cioè parlare l'italiano, puoi andare al cantone italiano, dove parlano appunto italiano. Oppure c'è il cantone francese, se magari sai il francese. E lì non hai bisogno del tedesco. Però chiaramente se vai nel cantone tedesco, lì hai bisogno del tedesco. Però dipende dalle aziende. Tipo io sto nel cantone tedesco e cioè, noto che comunque tante richieste sono di persone che parlano in tedesco. Oltretutto anche dipende cosa vuoi fare, perché per esempio se vai nella parte tipo di SOC o comunque identificazione, magari protezione, ecco, più dalla parte del blue team, io sto vedendo che c'è qualcosa di più rispetto a un red team open tester. E quindi, cioè, se vuoi trasferirti o vuoi andare in Svizzera, secondo me potresti valutare l'analisi in questo modo. Però dipende, cioè, la cosa cioè, che mi è successa è di anche mandare il vostro curriculum, quindi fare l'application anche ad aziende che richiedono il tedesco. Tipo io comunque la mia azienda, cioè non è che richiedeva il tedesco esplicitamente, però la descrizione del lavoro era tutto in tedesco. Io comunque ho provato a mandare il mio curriculum e comunque mi hanno preso, poi ovviamente ho fatto il colloquio, è andato bene, eccetera, però comunque, cioè anche se è in tedesco potete mandare il curriculum, al massimo vi dicono no, come mi è successo, tipo alcune aziende mi hanno detto no, stiamo cercando una persona che sappia il tedesco, quindi cioè non succede niente, ecco. Quindi insomma, mandatela se vi interessa. Conosci Ifanet? No, no, non la conosco. Vediamo. Ho visto già il mio PC un po' muoversi. Mm, Allora, Ifanet. Ah, una rete decentralizzata. Mhm, mhm. Ah, del 2000. No, non lo conosco. Il mio computer è instabile proprio. Vabbè. No, non lo conosco, interessante però. Gli darò un'occhiata, ma è tipo come... Non vorrei dire una scemenza, ma tipo Tor? Come funziona? Però gli do un'occhiata. Non ricordo, sto su un altro PC, c'è da seguire una procedura sul VirtualBox, nemmeno lo installa su due Win 10, un Win 8 e un Win 7. Mm, ma in teoria non devi installarlo il browser di Barp, cioè dovrebbe... Ah, tu dici forse aprire. Oh, aspettate che lo apro, vediamo se magari... Perché ho fatto un aggiornamento, magari ha rotto tutto, non lo so. No, a me sembra che lo apre. A me lo sta aprendo, però non so. Ma cosa è successo? Boh.
Ma fare pentest e usare Linux è equivalente quasi. Non proprio, cioè dipende. Dipende cosa fai, nel senso, dipende cosa fai e che strumenti ti servono. Cioè, perché comunque, per esempio, io a volte uso soltanto Barp e quindi lo posso fare anche da Windows. Se devi fare già cose più... Poi dipende, perché per esempio c'è un tool che uso spesso che si chiama Test SSL per andare a vedere appunto tutte quelle configurazioni di SSL e delle cifrature, eccetera. Vabbè. Quello per esempio su Windows non lo puoi eseguire, però io utilizzo il terminale Linux di Windows che si chiama... Lo scordo sempre. Non me lo ricordo come si chiama. Vediamo se lo trovo. Eh, mm, WSL. Sì, questo qui. Lo puoi installare e utilizzare da lì. Chiaramente però questo ha delle limitazioni, tipo Nmap ti dà problemi, quindi se ti serve Nmap lì devi avere Linux. Però, cioè, dipende cosa devi fare, insomma, pentest poi di cosa? Solo web, cose specifiche, network, dipende. Bisogna iniziare con lavori per principianti come SOC, Network Security e poi solo dopo aver fatto esperienza puoi fare Sec Engineer, Pentest. No, in realtà no. Cioè io ho iniziato facendo sviluppo perché uscivo dall'università ed ero in Calabria e quando cercavo io non c'erano molti lavori in sicurezza. Però poi dopo un anno un'azienda a Milano mi ha preso come pentest. E, quindi, insomma, secondo me è il momento soltanto, cioè quando cercavo io, secondo me c'erano più opportunità lavorative. Adesso siamo in un periodo dove le aziende anche più grosse hanno licenziato e quindi secondo me, almeno la mia percezione, poi chiaramente, poi magari qualcuno mi dice no, ti sbagli, cioè è la mia percezione, questa è per come la vedo io. Poi vabbè, in Italia non ci sono da un po' e quindi magari mi sbaglio, però mi sembra che le aziende stiano assumendo di meno. Quindi secondo me per questo, invece dalla parte del SOC, ehm, dalla parte del SOC, secondo me si trova di più perché c'è meno concorrenza, più che altro. Perché comunque maggior parte delle persone vuole fare pentest o comunque red team, quindi secondo me per questo si trova più come SOC o come blue team, diciamo, identificazione, analisi. E cioè, io ho quest'idea, poi chiaramente potrei sbagliarmi. Però insomma, anche Blue Team poi dipende, cioè se uno lo fa e poi vuole cambiare, è tutto un po' anche personale. Tipo a me quando io cercavo aziende rinomate mi avevano chiamato per fare SOC. E, e io inizialmente stavo accettando, poi però ho rifiutato, perché poi ho trovato un'altra azienda che faceva pentest. Quindi insomma dipende. Dipende dal momento, secondo me, e dalle opportunità anche che ci sono in quel momento. Però insomma, troppo è un momento un po' così, secondo me. Ehm... Allora, il mio computer non sembra stia esplodendo, quindi diciamo possiamo andare tranquilli, secondo me. Che corsi ho fatto?
E allora, corsi un po' in realtà. Però diciamo quello che mi ha dato più spinta è stato l'OSCP. L'OSCP, siccome è comunque una certificazione rinomata, le aziende la guardano. Però, per esempio, vabbè, io parto comunque con una conoscenza delle basi data dall'università, dove ho fatto network, quindi reti, vabbè, informatica chiaramente, e poi ho fatto anche un corso su sicurezza informatica. E, e quindi avevo comunque delle basi. Poi comunque avevo seguito anche dei corsi di sicurezza di Cisco, mi pare, Cyber Security Essentials, queste cose qua, che comunque erano gratuiti. Però poi l'azienda a Milano comunque mi ha pagato l'OSCP, che praticamente sarebbe la certificazione. Ve la faccio vedere. È comunque una certificazione molto rinomata, che adesso è cambiata, ve lo dico sempre, è cambiata un po' da quando l'ho fatta io, adesso c'è anche Active Directory, no, non è questa. Ah, non è questa, adesso hanno cambiato un po', non ci capisco più niente. Perché... Andiamo, ecco questa qui. E comunque costicchia, cioè adesso costicchia anche di più rispetto a quando l'ho presa io, mi sa. Però è molto rinomata. E poi bisogna essere bravi, comunque si impara anche mentre si lavora, penso. Sì, 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 comunque io, cioè, indipendentemente dai corsi, poi molte cose le ho imparate lavorando. Cioè, il mio primo anno comunque a Milano ho imparato un sacco di cose che non sapevo. Quindi sì, poi imparate anche durante il lavoro, chiaramente durante le attività. Però insomma, questo. Allora. Allora, siccome mi serve una richiesta, se no non vi posso far vedere l'intruder, prendiamo un laboratorio a caso. Sì, vabbè, pure questo che abbiamo visto l'altra volta, però mi serve giusto per farvi vedere. Ah, magari questo sì. È del Blue Team. Cosa, l'OSCP? O mi stai chiedendo certificazioni per il Blue Team? L'OSCP è più Red Team. Ehm... Allora, ecco Barpolino. Ah, fatemi fare una richiesta, se no qui non vediamo niente. Allora, questo vabbè è il proxy, ne avevamo già parlato l'altra volta, però in Barp avete anche l'intruder. Praticamente l'intruder, che è appunto... voi potete comunque mandare le richieste dal proxy all'intruder. Basta che cliccate col destro e vedete qui che c'è Send to Intruder. E praticamente l'intruder è questo qua. Allora, l'intruder praticamente è una funzionalità di Barp che è molto utile in realtà, che serve più che altro per attacchi tipo di brute force o di fuzzing. Il fuzzing non è altro che provare certi valori in alcuni parametri.
tipo, che ne so, qui vedete che c'è category, io potrei cambiare con altri valori questo parametro, giusto per vedere cosa succede, o per scoprire magari alcune informazioni sensibili, o trovare delle cartelle che non si vedono nell'applicazione web, ma magari cartelle sensibili che ti espongono altri dati o valori più sensibili, insomma. Ed è utilizzato per attacchi automatizzati, proprio perché non dovete voi andare a cambiare manualmente questo, ma vi farò vedere poi, configurandolo l'intruder può fare tantissime richieste su quel parametro che voi gli dite. Ovviamente potete fare comunque brute force o fuzzing in tutti, cioè in tutti gli header, cioè potete anche cambiare questo o altri header, cioè non è soltanto il parametro. Cioè volendo potete anche cambiare la sessione, il cookie di sessione, potete fare tanti attacchi. Oltretutto questa è una get, ma potete farlo anche in una post, quindi comunque non cambia il discorso. E praticamente come funziona? Allora, no, mi serve la documentazione di Barp, perché ovviamente non è che mi ricordo tutto, perché è molto grande. Praticamente come funziona? Funziona che voi dovete usare queste position. Vedete qui che c'è il tipo di attacco. Qui abbiamo 4 tipologie di attacco che poi vediamo. Il target, che appunto è il vostro target, quello che state andando ad attaccare. Vedete anche qui che c'è l'update dell'host header. Vi ho detto l'altra volta che l'host header, cioè questo, può essere diverso dal target, perché comunque il target è il server finale a cui manderete la richiesta. L'host può essere cambiato perché è utilizzato dai server per capire quale applicazione state richiedendo. Quindi dipende dal vostro attacco, ma in generale lo potete tenere attivo questo. E poi abbiamo position, che è appunto la posizione del parametro o di quello che voi volete andare a modificare. Vedete qui che praticamente cosa succede? Se voi non selezionate niente, premete questo, vi aggiunge praticamente questi $2. Datemi un attimo che vi faccio anche lo zoom. Vediamo. Ok, questo era un po' più grande, ve lo rimpicciolisco così si vedrà tutto. Va bene. Vedete qui che ho messo appunto che ha messo questi $2, questi dollarini, premendo appunto add, cioè voi state aggiungendo la posizione che andrà poi a creare, a cambiare con quello che gli dite voi. Chiaramente potete fare anche clear e chiaramente vi chiederà se è sicuro che vuoi pulire tutte le cose, e infatti vedete che adesso non abbiamo più i dollarini. Oppure auto, e sceglierà lui qual è la cosa più importante, tipo in questo caso ha scelto il parametro e il cookie di sessione, quindi è chiaro, cioè sono le cose più importanti. Però quello che potete fare anche è selezionare quello che voi volete brute forzare, andare a fare fuzzing, e va a premere add. E vedete qui mi ha aggiunto i due, credo siano dollari, questi due simbolini nel parametro, appunto, perché io ho detto seleziona quello e segnalo come posizione da brute forzare. Cosa succede? Noi abbiamo diversi attacchi qui. Abbiamo lo sniper, che è quello, diciamo, standard, che appena mandate una richiesta ci sarà questa tipologia. Ecco, vi faccio lo zoom. E praticamente cosa succede? C'è soltanto
una lista da utilizzare, anzi vi dico prima questo così capite. Quando voi selezionate la posizione, potete andare a selezionare il payload. Il payload, ci sono vari payload che adesso vi dirò, però diciamo che la più semplice vabbè dai, la più semplice diciamo è una lista di parole. Cioè se voi selezionate qua, poi potete andargli a mettere parole che metterà. Quindi vi faccio vedere anche come funziona. Tipo io ho messo queste 3 parole, vedete qui che mi ha messo già quante richieste e quanti payload andrà a fare, proprio perché io ho inserito soltanto 3 elementi e anche perché io ho selezionato soltanto un elemento. Però per esempio se io andassi a fare test uguale test e aggiungo anche questo come parametro, quindi vedete abbiamo 2 parametri da testare. Vedete qui che adesso abbiamo sempre 3 payload, perché ovviamente sono 3 parole, però se vedete sono 6 richieste adesso, perché ovviamente tramite la tipologia di attacco, di cui adesso vi parlo, andrà a fare più o meno richieste. Ora cosa succede? Se voi avete... Sì. No. Prima. Se voi avete la sniper attack, quindi questa prima, praticamente andrà ad inserire in ogni posizione, ricordate la posizione non è altro che l'elemento che volete cambiare, insomma. Quindi andrà ad inserire ad ogni posizione il payload, lo stesso payload. Quindi, che ne so, in questo esempio andrà a mettere test qui e test qui, anzi qua vi metto test 1 così capite, e qui poi ciao, anzi proviamolo. Ecco, una cosa che non vi ho detto è che con il Barp, con la edizione community di Barp, ci sono dei limiti. Praticamente, come dice qui, gli attacchi sono throttled, cioè sono limitati, nel senso che potete fare un tot di richieste ogni tot. Invece la versione professional non ha limiti, manda tranquillamente tutte le richieste in una volta senza problemi, senza limiti, ecco. E questa è l'unica, diciamo, limitazione della community con l'intruder, perché qui dice può essere che alcune funzionalità sono disabilitate pure, però vabbè, diciamo la più importante è questa perché siete un po' limitati, però insomma se non dovete fare un sacco di richieste è fattibile. Questo è fatto perché voi mandando tante richieste potreste in generale creare un potreste in generale creare un attacco di DOS, perché comunque state mandando tantissime richieste e questo è fatto in modo appunto di limitare questi attacchi. E vediamo qui cosa ha fatto. Vedete qui che ha inserito ops. Non lo so, il mio bot sta mandando un sacco di messaggi, non l'avevo impostato così. Quindi avrete tanti messaggi, va bene. Vedete qui che la prima parola, qui avete tutte le richieste con il payload, quindi avete che ha provato nella posizione 1, quindi questa è la posizione 1 e questa è la posizione 2, quindi 1 e 2.
Ah, che belli questi numeri. E ha messo, che ha fatto? Nella posizione 1 ha messo prima Test, poi ha messo Ciao, poi ha messo Sinna, poi nella posizione 2 ha messo Test, poi di nuovo Ciao e poi Sinna. Quindi capite che lo sniper o sniper va a mettere le parole che voi state cercando prima in una posizione e poi in un'altra. Poi è molto semplice, cioè potete andare a cambiare la richiesta e vedere la risposta. E anche qui, come nel repeater e nel proxy, avete i filtri, quindi case sensitive se volete A maiuscola e A minuscola, lettere maiuscole e minuscole, regex che ve l'ho detto sono le espressioni regolari e poi l'autoscroll quando appunto trova l'elemento che state cercando. Anche qui potete vederlo in diversi modi. E la cosa qui è che avete il payload che ha testato, il codice con cui ha risposto il server, la risposta ricevuta, la lunghezza della risposta ricevuta, no, scusate, questa è il length, e questa non mi ricordo che cos'è. Vediamo nella documentazione. Non mi ricordo più che cos'è quella cosa. Ah, attack result, vediamo. Il tempo, giustamente. Il tempo che ha impiegato per appunto rispondere. Poi in caso ci sono errori, timeout o commenti. Anche qui potete filtrare, vedete qui. Alcune sono però solo per il professional. E questo diciamo è l'attacco. Poi anche qui potete mettere in pausa, ripetere l'attacco, oppure se avete la professional potete salvare i risultati. Poi ovviamente qui non c'è il professional, quindi non potete salvare l'attacco, però potete o mantenerlo in memoria o rimuovere, insomma. Ah, non stavo condividendo, scusate. Però potete anche scartarlo, in questo caso l'ho scartato. E poi ci sono altre tipologie. Oh no, forse vedevate. Boh. Poi ci sono altre tipologie di attacchi, come ad esempio il battering ram attack, dove praticamente anche qui usa soltanto una lista di payload e inserisce lo stesso payload, scusate questo qui, inserisce lo stesso payload in entrambi i campi. Infatti vedete qui adesso non abbiamo più 6 richieste, ma ne abbiamo 3, proprio perché andrà a fare 3 richieste, proprio perché metterà lo stesso payload in tutti e due i campi. Anche qui vedete infatti che ha fatto 3 richieste e ha messo... Abbiamo 3 richieste e qui ha messo test qui e poi test anche qui. Invece prima avevamo diversi payload per ogni campo. Poi abbiamo il pitchfork attack, dove praticamente qui vi voglio prendere la documentazione perché vi fa un esempio ed è interessante. Dove praticamente va a mettere, usa una lista diversa per ogni posizione. E li abbina in parallelo, quindi in modo simultaneo. Quindi per esempio, che ne so, qui fa, a me piaceva molto questo, fa la richiesta 1, mette il primo payload dalla lista 1 e nella posizione 2 mette il primo payload della lista 2. Quindi usa 2 liste e mette ad ogni richiesta il primo payload di ogni lista.
praticamente, e quindi ovviamente qui il numero è un po' più alto. Per esempio, se vi faccio vedere, sì, Pitchfork, qui vedete, vedete qui adesso che mi dice quale lista vuoi usare per il primo payload. Vedete qui, vi faccio vedere, qui avete 1 trattino quello che è il valore originale che ho usato nella richiesta. Vedete qui appunto questo food and drink. Mannaggia a me. Food and drink. Invece se io faccio sniper, per esempio, vedete qui che invece c'è scritto all payload position, quindi metterà tutti la stessa cosa. Invece il pitchfork abbiamo appunto da mettere 2 liste. Quindi che ne so, nella prima l'abbiamo già definito usando la lista prima, la lista precedente degli altri attacchi. Se io metto test 1, vedete qui che ancora poi dobbiamo inserire gli elementi, quindi metterò cinnamon sec e 1, 2, 3. E quindi vedete adesso abbiamo in questo modo 3 richieste, sempre perché andrà a mettere, ricordatevi, ecco per esempio se io tolgo questo, avrà due richieste perché andrà ad inserire nella prima posizione la lista, il primo elemento della lista 1, quindi test, poi andrà invece in test qui, nella seconda posizione, andrà a inserire il primo elemento della seconda lista, quindi cinnamon sec. Ora vi rimetto 1, 2, 3, giusto perché l'altra lista ha 3 elementi. Però se andiamo a vedere l'attacco, vedete che sono 3 richieste e vedete qui, notate la differenza, qui abbiamo payload 1 e payload 2, perché appunto usa payload diversi. Se noi andiamo a vedere, vedete qui che c'è test. Qui abbiamo test e qui abbiamo cinnamon sec, cioè appunto i primi elementi delle 2 liste. Anche qui abbiamo ciao e sec e poi cinna e 1, 2, 3. E poi l'ultima tipologia di attacco è il cluster bomb attack, che è quello massimo, proprio il re dell'intruder, perché praticamente va a provare ogni iterazione, ogni combinazione. Quindi, che ne so, con 2 liste andrà a provare, vedete qui infatti sono 9. Sono 9 le richieste, perché andrà a fare il primo elemento con il primo elemento della seconda lista, il primo elemento della prima lista con il secondo elemento della seconda lista, il primo elemento della prima lista con il terzo elemento della seconda lista e così via. E quindi ovviamente sono di più. Infatti vedete qui, vedete che fa test cinnamon sec, ciao cinnamon sec, cinnamon sec, test sec, ciao sec, cinnamon sec. E così, quindi appunto prova tutte le combinazioni. Cosa molto utile è la lunghezza e comunque anche il codice di risposta, perché in base a questo voi potete vedere cosa succede. Cioè, se per esempio voi state provando un login e state provando a fare un brute force, quindi provate username e password, dalla lunghezza e anche dal codice di risposta, se ovviamente il server risponde in maniera diversa, potete capire se avete fatto, se l'username e la password sono corretti oppure no. Chiaramente se il server risponde sempre username e password diversi e sbagliati, quando voi avrete l'username e password giusti risponderà in maniera diversa e quindi voi ve ne accorgerete anche per la lunghezza, perché avranno lunghezze diverse la risposta, no? Le risposte. E questi diciamo erano gli attacchi e quindi è molto semplice in realtà l'intruder, cioè non è difficilissimo, però ci sono altre funzioni in realtà. Ne vi rimetto lo snip. E per esempio il tipo di payload.
vedete qui che abbiamo diverse tipologie di payload. E allora la simple list, diciamo, è quella semplice, quindi appunto, come vi ho detto, vado ad inserire degli elementi, quindi qualcosa. E vedete qui, con la versione professional voi avete anche delle liste preconfigurate che potete utilizzare, magari dopo ve lo faccio vedere. Oppure potete semplicemente prendere una lista online, tipo ad esempio una molto utilizzata è Seclist, no? Una molto conosciuta, vedete anche qui c'è Fuzzing, Discovery, quindi che ne so, voi prendete questa, no scusate, non questa, prendete questa, ok adesso faccio vabbè, ne volevo una più piccola, se no il mio computer impazzisce. No, ancora non impazzisce, ancora siamo a posto. Che ne so, prendete questa, copiate tutto e poi andate su Barp e fate paste. Ovviamente adesso non l'avevo copiato. Se sbagliate potete utilizzare il remove, ovviamente, oppure potete fare load e vi aprirà la finestrella e potete caricare una vostra lista. Chiaramente però se avete liste molto grosse, tenerle tipo RockU, una lista famosa, e quella è anche grande, ci sono anche delle liste molto grosse, quindi dipende cosa state facendo. Però insomma, state attenti quando fate pen test per clienti, no? Perché se l'ambiente non è di test, in produzione dovete stare attenti. Si consiglia sempre di non testare in produzione, però certe volte si hanno problemi oppure non hanno l'ambiente di test o di pre-produzione. Quindi insomma state attenti, cioè anche l'intruder è molto potente, non è che voi mettete una lista e lanciate, dovete stare attenti a capire bene le funzionalità perché poi se no potete fare anche danni, ecco. Ovviamente se l'ambiente è di test magari siete più liberi, quindi anche se mandate 10.000 richieste, 100.000 richieste, non lo so, numeri a caso, magari non fa niente perché anche se cade non ci sono problemi, se cade il server, no? Perché non riesce a gestire il carico di richieste. Chiaramente non è un problema così grave perché diciamo in test, nell'ambiente di test magari il cliente può tranquillamente avviare diciamo stavo controllando una cosa, scusate. Può semplicemente riavviare l'ambiente e comunque chi utilizza quel sistema non ha problemi. Invece in produzione, se è un sistema utilizzato da persone, se voi mandate tante richieste, chiaramente quello cade e non risponde più a nessuna persona. E lì, in base al cliente, potrebbero esserci problemi, ecco. Quindi, insomma, state attenti. Ovviamente potete anche pulire, vedete la lista, oppure c'è questa funzionalità molto carina che se voi usate per esempio in una lista ci sono dei duplicati, questo vi elimina i duplicati e questo è molto utile per le performance perché se avete grandi liste, se ci sono molti payload uguali, insomma state andando a provare le stesse cose più volte. Ovviamente certe volte lo volete davvero, quindi per magari dei motivi vostri, non lo so, del test e quindi li lasciate, però se non vi servono, insomma, li potete togliere. Quindi e quindi questi erano il payload configuration. Poi ci sono in realtà altre liste che
tipologie di payload. Per esempio c'è il runtime file. Questo è molto utile, per esempio, se volete leggere dei file in tempo reale. Proprio appunto, questo proprio per liste enormi che magari non volete salvare sul vostro computer, lo potete configurare. Vedete qui vi chiede un file da cui leggere, cioè non è un file reale. Vediamo se ne spiega di più. È un file da cui leggere, perché voi potete fare in modo da avere un file che si scrive nel frattempo che appunto lo legge. Così non dovete salvare la lista effettiva in memoria, ma la potete utilizzare così. Poi abbiamo il custom iterator e qui va a combinare praticamente più liste praticamente, ok. Praticamente va a creare degli iteratori come volete voi. Cioè, ve lo faccio vedere. Per esempio, se io metto test e ciao, e adesso va soltanto a fare la posizione 1, quindi noi vedremo soltanto questo. Se io vado a farlo... Ah no, fa anche il posizione 2. Ah no, scusate. Ma la ricordavo diversa. Allora, aspettate un attimo. Che voglio cambiare questo. Gli mettiamo ciao. Così, almeno. Questo togliamo ciao. E mettiamo... Sinna. No, Sinna. E facciamo custom iterator. E teniamo soltanto il primo. Sì, vediamo. Sì. Allora, me lo ricordavo diverso, ma non sta funzionando come dicevo io. Perché praticamente da quello che sapevo io è che praticamente andava ad aggiungere... Ah, forse perché non gliel'ho configurata. Praticamente andava ad aggiungere dei numeri a delle parole che gli davate voi. Quindi, che ne so, faceva test 1, test 2, test 3, test 4, eccetera. Ora, però, non so perché non lo sta facendo. No, mi ricordo che era solo così, però forse mi ricordo male. Sì, lo dice anche qui. Vabbè, ci riproviamo, vediamo, magari... Vediamo se faccio così, così. No, non lo so perché non sta facendo adesso, vediamo un po'. Allora, doveva funzionare così, ma non sta funzionando come dice. Quindi vediamo, poi magari lo vado a vedere. Però in generale dovrebbe aggiungervi un numero
e dopo il payload che gli mettete, cioè l'elemento che gli mettete, quindi appunto doveva fare test 0, test 1, test 2, test 3, eccetera. Però forse mi dimentico, forse c'è qualche impostazione di cui ora non ricordo, o forse nel professional era diverso, però cioè non mi pare. Qui avete anche degli schemi. Però no, doveva funzionare così. Però vabbè, ve lo faccio sapere in caso poi lo riguardo, è strano. Vabbè. Poi abbiamo il character substitution. Scusate il mio inglese che è pessimo. Come dice Cartoni Morti quando fa il video su Monte Magno. Bellissimo. Dove praticamente va a sostituire dei caratteri. Vedete qui che dice che qua c'è la vostra, quello che voi volete sostituire, quindi andrà a sostituire A con 4, B con 8, E con 3. Quindi per esempio, se voi mettete test, andrà a mettere in appunto questo campo test però con le lettere sostituite. Quindi ve lo faccio vedere. Vedete qui che prova test, poi... Ah, la cosa importante è che la prima richiesta che fa l'intruder è sempre quella originale, quindi avrete sempre quella originale e poi le altre. Però vedete qui c'è test perché appunto non l'ha sostituito, poi avete test però con il 7, quindi qui sta sostituendo la T con il 7, ecco anche qui, anche qui vedete. E poi avete test con la E sostituita col 3, test con 7 e 3 e quindi va a sostituire insomma tutti i caratteri. Poi abbiamo il case modification dove praticamente va a cambiare, a fare alcune modifiche, quindi che ne so, per esempio se io metto test andrà a provare in base a quello che gli mettete qui chiaramente, per esempio così andrà a cambiare alcune cose, per esempio andrà a cambiare le lettere maiuscole o minuscole o robe così, in base a quello che gli dite. Vedete qui c'è test, poi test con la T grande, test tutto grande e insomma in questo modo. Poi c'è il recursive grep. Praticamente qui questo è molto utile perché praticamente va a usare un risultato della risposta attuale per le richieste successive. Infatti, per utilizzare questo dovete andare in setting e andare ad impostare il grep extract. Praticamente il grep extract va a estrarre alcune informazioni dalla risposta del server. Quindi, per esempio, se fate add, qui vi dà la risposta a questa richiesta, l'originale, e voi per esempio gli dite che volete selezionare, che volete utilizzare per esempio questo. E questo vi va a selezionare automaticamente da dove partire e dove finire per estrarre quella esatta parola, diciamo in questo caso. Quindi tornate qui e vi ritrovate ovviamente la formula, diciamo, di estrazione dalla risposta per utilizzarla poi nelle richieste successive. Vediamo, facciamo l'attacco. Ora qui io lo stoppo. Però in teoria, vedete che è esatto, vedete qui che ha fatto la prima richiesta che è l'iniziale, quindi è quella giusta, e poi ha praticamente preso quello che gli avevamo detto, quindi il testo Sprout More Brain Power, e l'ha utilizzato nel payload successivo. Questo è, vedete qui, ecco qui.
Vedete qui la prima richiesta, questa, il payload è vuoto perché non ha utilizzato niente, però poi nella seconda richiesta ha utilizzato quello che noi abbiamo detto di estrarre. E infatti vedete qui, nella nostra posizione, qui ha utilizzato proprio il payload che gli abbiamo detto noi. E questo è molto utile, per esempio, quando avete catene di richieste, dove magari qualcosa della risposta vi serve per la risposta successiva. Che ne so, per esempio, un login con autenticazione a 2 fattori. Se il codice è mandato nella risposta, voi potete fare questa concatenazione andando a prendere il codice dalla risposta del login normale con password per andarla ad inserire nella richiesta successiva dove vi chiede il token, il numerino, insomma. Quindi, insomma, questo è molto utile. E qui c'è l'estrazione, c'è appunto l'estrazione. Cioè, c'è la parola che ha estratto, la frase che ha estratto, insomma. Ve lo fa vedere. Poi abbiamo l'illegal Unicode, praticamente va a provare. L'Unicode praticamente è una codifica. Esatto, è un sistema di codifica e praticamente va a creare degli elementi, queste codifiche magari sbagliate, in modo da vedere come funziona, come risponde il server, perché molte volte se il server non riesce a gestire bene questi caratteri, potrebbe rispondere con degli errori che vi danno informazioni sul sistema, sulle cartelle magari che usano per fare l'upload e anche sulle versioni, perché le versioni sono molto importanti perché magari potrebbero avere vulnerabilità conosciute e quindi voi magari trovate qualcosa appunto già conosciuto e lo potete utilizzare. Poi c'è il character blocks. Praticamente questo è molto utile con un buffer overflow perché praticamente va a creare vedete qui, va a creare una stringa, quindi un testo della lettera o parola che gli date qui, con queste lunghezze, minimo e massimo, con appunto questi passi, insomma. Ve lo faccio vedere, per esempio qui adesso creerà prima 100A, poi ne farà 150, poi 200, eccetera, fino ad arrivare a 1000. E infatti, se vediamo qui, andiamo a vedere appunto che ha messo qui, per esempio, questa è la prima richiesta, vediamo che ci sono 100A. Fidatevi, sono 100. E poi appunto proverà 150, 200, fino ad arrivare a 1000. E questo è molto utile per il buffer overflow, perché con il buffer overflow voi volete andare a vedere quando uscite dal buffer. Ora prendetela così perché se no non ne usciamo più. E poi abbiamo numbers, e questo è anche molto utile perché per esempio se avete degli id potete generare dei numeri in sequenza, quindi che ne so, qui gli dite questo potete definire il range, quindi che ne so, da 0 a 10, dove lo step è 1, quindi farà 0, 1, 2, 3, 4, 5, però per esempio se io faccio 5, step 5, lui farà 0, 5, 10. Infatti vedete qui le richieste sono diminuite. Oppure quante, no, step 1, quante tipo, qui non lo posso selezionare, perché è random. Se usate random potete selezionare 12 richieste per esempio. E poi gli potete dire anche quanti caratteri deve avere, per esempio. Quindi tipo, se volete per esempio avere soltanto 2 caratteri, 2 cifre, qui va da 0 a 1 a 11 per esempio, quindi farà 01, 02, 03. Se volete
3 cifre, mettete minimo e massimo 3, quindi avrete 001, 002. Questo è utile perché magari avete degli ID che hanno 4 caratteri, che ne so, come il codice dell'autenticazione a 2 fattori. Se volete fare il brute force, voi mettete, sapete che avete 4 cifre e quindi qui impostate 4 cifre. Poi vabbè, ci sono anche le frazioni, quindi tipo qui per avere delle frazioni. Però per esempio così andiamo a vedere. Appunto, vedete qui 001, 002, eccetera. Se io metto minimo e massimo una... Ovviamente potete anche combinarla, cioè potete farle da minimo 1 a massimo 2, quindi avrete 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 11. Però per esempio se io metto 2, qui avrete 00, 01, 02, eccetera. Poi avete ancora date, quindi qui potete impostare la data che volete, quindi con il formato, questo è utile se avete appunto delle date. Anche qui però potete magari potete provare, per esempio, ciao Domenic, Real. Per esempio qui anche potete provare, se avete un ID, potete provare per esempio a mettere delle date. Così vedete come risponde il server, se vi risponde con qualche dettaglio croccante, insomma. Poi abbiamo il brute force e vedete qui praticamente va a creare dei payload in base ai caratteri che gli date e la lunghezza massima e minima. Quindi qui, per esempio, infatti vedete qui quante richieste ci sono. Sono un botto perché ovviamente ci sono tanti caratteri. Se io li diminuisco, tipo ne metto 2, soltanto 2, andrà a fare le combinazioni tra A e B. E quindi chiaramente sono 16. E quindi vedete A, B, A, perché ovviamente io ho messo minimo e massimo di lunghezza 4. Se facevo 2, faceva solo A, B, B, eccetera. Io ve lo faccio vedere. Ovviamente potete anche qui fare minimo 2, massimo 3, però giusto per così vi faccio vedere. Qui ho messo 2, infatti proverà A, B, A, B, 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 quindi le combinazioni. Anche questo molto utile. E poi abbiamo il null payload, dove praticamente non fa niente. Cioè, questo, per esempio, io qui gli potete dire anche di continuare all'infinito, però non è il caso. Per esempio, qui gli dico fai 5 richieste e praticamente non va a inserire niente. Cioè, infatti, vedete ah, no, perché qui... Cioè, in realtà, vedete qui che effettivamente non ha inserito niente. Però, per esempio, questo è molto utile. Ve lo faccio vedere. Se, ad esempio, volete testare se il server... un DDoS. Quindi cosa fa il server con tante richieste? Se ha un rate limit, se ha dei limiti, se vi blocca, eccetera. Per esempio, però non volete cambiare i parametri. Quindi, che ne so, qui aggiungete questo, quindi fuori dal parametro, e poi usate null payload. Così voi state mandando la richiesta esattamente così, com'è, però senza un payload. Io questo lo uso spesso quando appunto provo a vedere se i server hanno protezione contro il DDoS, perché così ho la richiesta originale corretta, quindi il server la prende e la gestisce in maniera normale, però ovviamente devo mandare tante richieste, quindi non le mando a mano. E anche mi sono accorta qui che rimuovo questo. Vabbè. E quindi insomma è molto utile questo. Poi abbiamo il character probber e praticamente qui va a modificare un carattere alla volta. Praticamente prende il valore originale del parametro e modifica un carattere alla volta. Vediamo dov'era qui.
esatto, così. Vabbè, proviamolo. Se lo provo senza niente, cosa fa? Fa niente. Ah, aspettate perché qui ho sbagliato. Devo selezionare qua. Ups. Per esempio, qui gli sto dicendo, ho selezionato ancora il parametro col valore ciao e gli ho detto di cambiare soltanto CI. E quindi qui va a cambiare, vedete qui, prima ci ho messo DI e poi ha messo la Y, quindi diventa CY. Quindi appunto va a cambiare i valori. Questo lo fa tramite delle operazioni, però insomma non vi sto qui a dire come, perché sono operazioni su bit, quindi vabbè. Così. E questo, diciamo, è molto utile quando volete vedere, per esempio, se il server valida soltanto una parte, per esempio, del cookie o se lo valida tutto. Quindi che fate? Voi selezionate magari la sessione e poi dite cambia una certa parte, così vedete se appunto quel cookie magari viene accettato oppure no. Quindi insomma, questi potrebbero essere dei casi. Poi abbiamo il bit flipper, anche qui, carino. E praticamente qui va a cambiare appunto i bit. Vedete qui cambia, per esempio lui dice se abbiamo il valore AB, allora si fa un cambiamento di bit e ci sono questi valori. Possiamo provarlo, per esempio anche qui metto C e vediamo cosa. Vabbè, non ci interessa, vediamo cosa fa. Ok, no, ci interessava. Vedete qui adesso li ha cambiati. Noi avevamo C e adesso sta cambiando con B, A, G, K. Perché insomma va proprio a cambiare questi valori. Prima non funzionava perché c'era encoded as ASCII X. Però mi diceva non ci sono, alcuni non sono ASCII, quindi ho dei problemi. E quindi io ho messo valore letterale così almeno prende esattamente quelle lettere. E quindi insomma anche questo per cambiare è utile. Appunto questi sono i bit che va a cambiare. Poi abbiamo username generator dove praticamente va a provare le combinazioni. Tipo se io gli do Sinna andrà a provare le combinazioni con questo nome. Quindi che ne so, vedete qui C, Sin, Sinna e cose così. È molto utile per esempio se nelle aziende state facendo un brute force, se magari nelle aziende ci sono, no, le tipologie, magari dovete andare a vedere le email, quindi che ne so, c'è Mario.Rossi, M.Rossi e robe così, no? Quindi crea delle combinazioni degli username. Poi abbiamo l'ECB Block Shuffler e qui vi devo parlare dell'ECB che è praticamente non la banca centrale, però la modalità di cifratura. Praticamente è una modalità di cifratura, quindi di cifrare i dati, renderli illeggibili, dove praticamente va a creare dei blocchi della frase, del testo che volete cifrare, lo va a dividere in 16 byte e poi va a cifrare ogni blocco. Semplicemente, se voi avete una parola tipo ciao
iscriviti a CinnamonSec, quella andrà a provare a creare dei blocchi da 16 byte. Ora, giusto per dire, sarà tipo iscriv a sin, robe così, no? Fa questi blocchi e poi cifra ogni blocco. La cosa brutta di questa tipologia di cifratura è che se hai lo stesso blocco verrà cifrata nello stesso modo. Cioè, perché non ci sono altre cose, non vengono aggiunte altre cose nel mezzo quando si cifra, e quindi se si ha lo stesso blocco si avrà la stessa cifratura, lo stesso blocco cifrato, e quindi grazie a questo una persona può risalire al testo senza sapere la chiave, perché chiaramente se si va a brute forzare il blocco cifrato, ad un certo punto potresti arrivare alla parola reale, insomma. Esatto. E quindi che fa? Praticamente questa tipologia andrà a prendere il testo che si vuole andare a che è stato selezionato, andrà a dividere i blocchi e cercherà appunto di muoverli, di cambiare ordine, di metterci cose dentro per appunto provare a vedere se riesce ad accedere in qualche modo o a fare qualcosa. Questo è molto utile quando, per esempio, nella sessione, nei cookie di sessione c'è, per esempio, che ne so, ruolo, magari è stato, cioè il cookie è stato creato considerando dei valori dell'utente. Quindi, che ne so, tipo se ora, esempio stupido, non succede. Spero non succeda in realtà. Però, per esempio, se nel cookie c'è ruolo uguale user, magari si può provare ad inserire ruolo uguale admin e tramite questo payload, questa tipologia, provare a vedere se si riesce magari a spostare i blocchi, a cercare di cifrarlo con i blocchi in questo modo e vedere se il server lo accetta e ci dà accesso come amministratore. Cose così. Non lo uso mai, onestamente, cioè non l'ho mai usato. Però, non lo so, magari vi è utile. Ma anche perché questo richiede che comunque la cifratura è stata fatta con l'ECB, questa tipologia. Quindi, essendo vulnerabile... no, vabbè, c'è la SECB. Se un token è cifrato in questo modo, con questa tipologia di cifratura, lo potete utilizzare, insomma. Però, insomma, i token solitamente sono o pseudo-random, quindi con una certa casualità, o ultimamente si usano molti JWT, che vedremo più in là. Però, insomma, una cifratura di questo genere non mi è mai... non mi ricordo che mi sia capitata. Quindi... poi abbiamo le ultime due che abbiamo extension generated. Questo praticamente voi dovete sapere che Barp ha la possibilità, vi dà la possibilità di aggiungere delle estensioni. Alcune sono già nello store, quindi le potete installare. E voi potete usare queste estensioni come payload per appunto l'intruder. E quindi insomma è un'unione di estensioni. E poi abbiamo copy other payload, dove praticamente va a copiare la posizione di un payload, per esempio la posizione del payload 2 lo andrà a inserire nel payload 1, semplicemente. Però mi sa che questo dobbiamo utilizzare. Adesso proviamo. Ora non mi ricordo esattamente com'è. Ah no, scusate, ho sbagliato.
No, era giusto. Ah, sì, no, vabbè. Doveva copiare la cosa. Questa pure non la uso mai in realtà. Infatti dice usa il cluster bomb attack. Ok. Ma proviamo. Cosa succede? No. No, è giusto, è giusto. Infatti, vedete qui mette cinnamon sec. Ok. Qui cosa ho detto? Nel primo, cioè ciao, ho detto utilizza la lista, i payload della lista 2. Quindi questo avrà queste parole e infatti vedete che ha messo le stesse parole in tutte e due le posizioni. Quindi insomma stiamo copiando quello della lista 2. E diciamo queste sono le tipologie di payload. Poi potete avere un processamento anche del payload, quindi per esempio potete aggiungere un prefisso, un suffisso, oppure avete questo match replace, quindi potete cercare qualcosa e sostituirlo con qualcos'altro, oppure prendere una sottostringa, oppure fare il reverse della stringa, oppure modificare... Oddio, modificare... Cos'è questo? Modificarlo nel senso crearlo in minuscolo, maiuscolo, eccetera. Oppure codificare, decodificare, fare l'hash, aggiungere un row, che sarebbe un payload preprocessato. Vediamo se ce lo spiega meglio qui. Comunque tutte queste cose sono nella documentazione, quindi potete comunque trovare tutto nella documentazione di Barp. Qui dice aggiungere un payload prima o dopo che il valore sia processato. Infatti dice appendilo prima o dopo. Oppure potete skippare se, cioè continuare, ignorarlo se corrisponde ad una espressione regolare, invocare anche qui un'estensione di Barp o replicarlo con un valore che volete. Tutti questi sono molto utili quando per esempio voi avete una codifica con un parametro codificato. Per esempio se il server lo codifica lo fa in, che ne so, la codifica per esempio avete URL, base64, hash, HTML. Se voi vedete che ovviamente altre tipologie non ve le sto qui a dire tutte perché non finiremo mai più. Però per esempio potete dire codificalo in base 64 soltanto... Ok, aspettate, voglio... Ok, per esempio qui sto facendo la sessione adesso e gli dico codificalo con base 64 prima di mandarlo. E no, qui metteremo simple list e quindi abbiamo messo la lista semplice. E qui rimetto però snippet. Queste tre parole e vogliamo che le codifica in base 64. Vedete qui questo appunto è base 64. Lo so, lo dico mezzo in inglese e mezzo in italiano. E infatti vedete qui ha messo appunto il payload codificato. Ovviamente avete altre tipologie, tipo potete aggiungere un prefisso, quindi mettere test. Che ne so, vi tolgo questa qui e vi faccio vedere questo. Quindi per esempio attaccando questo avremo test test, test ciao, test sin. E quindi potete fare dei processamenti prima che viene mandato. E questo è molto utile se avete magari degli ID in modo con un formato particolare. O per esempio la sessione vedete che ha delle codifiche, quindi volete provare magari a creare delle sessioni vostre e quindi ovviamente dovete codificarla come vuole il server, se no non ve l'accetta. Quindi insomma cose così.
quindi insomma vi dico, giocateci. E poi vabbè, qui va a fa la codifica di questi caratteri. Questo dipende se lo volete utilizzare, perché solitamente i caratteri vengono codificati. Se voi lasciate questa cosa, devo metterla qui, per esempio qui. Se voi lasciate, no scusate, lo devo mettere dentro, se no non si vede. Se voi, oddio, non vediamo. No, ho sbagliato, scusate, dovevo metterlo nella lista, tipo così. Questo ve l'ho tolta. Non l'ho aggiunta, scusate. Per esempio aggiungo testo uguale, vi tolgo questi qui. Vedete qui che c'è una codifica qui. La codifica appunto dell'uguale. Se voi non gli mettete questa opzione, non andrà a fare la codifica, ma ci sarà appunto l'uguale. Tutto qui. E questo insomma dipende quindi cosa state facendo, se vi serve oppure no. Poi abbiamo il resource pool, praticamente qui potete andare a dire a Barp di fare delle richieste concorrenti, quindi multiple nello stesso tempo, e potete definire anche quante. Per esempio, per crearne una voi dovete selezionare create new resource pool, altrimenti utilizzerà quella di default che ha 10 richieste concorrenti, e poi potete mettere per esempio quante richieste fare in modo concorrente, se c'è un ritardo tra le richieste, quindi se c'è fisso, cioè lo definite voi, oppure in millisecondi, oppure con una variazione a caso, oppure incrementale di ogni 12 millisecondi, oppure gli potete mettere un automatic throttling, che praticamente va ad aggiungere un piccolo ritardo tra le richieste quando c'è un qualche codice come questo, quindi se c'è 429 oppure 503, oppure glielo potete mettere voi, tipo 200. Se c'è 200 io voglio che faccia questo piccolo ritardo. Oppure potete usare quello esistente. Poi abbiamo delle impostazioni, anche qui vedete, qui Professional può salvare l'attacco, però a noi non ce ne frega niente in questo momento. E anche qui avete varie impostazioni, tipo ad esempio potete nel leader delle richieste potete aggiornare il content header, che in questo caso non c'è perché non è una post, oppure settare leader connection. Il connection praticamente non è altro che, ve lo faccio vedere, questo qui, dove praticamente gli si va a dire dovete, cioè praticamente normalmente ogni richiesta HTTP, poi in base al protocollo, vabbè, richiede di aprire una connessione col server, che ovviamente richiede tempo. Se c'è keep alive, praticamente la connessione rimane sempre, non bisogna riaprirla, e quindi ovviamente c'è del risparmio di tempo. Poi c'è l'error handling, dove praticamente gli si dice cosa fare quando c'è un errore, quindi tipo riprova 3 volte nel caso di fallimento della rete, oppure fai una pausa. Poi c'è l'attack result, quindi cosa vogliamo vedere, quindi richieste, risposte, eccetera. E questa è la baseline request. Vedete, se io tolgo questo, non ci sarà la prima richiesta senza originale. Invece se io metto questo, vedete che adesso abbiamo 2 richieste. La prima è originale, la seconda è modificata. Abbiamo anche auto pause attack, dove praticamente mette in pausa, se lo abilitate, automaticamente in determinate condizioni che gli definite voi. Grep match, questo è molto utile, praticamente va a vedere se ci sono queste parole o con delle regex, eccetera,
E questo è molto utile se ad esempio, se per esempio voi fate un login e volete andare a vedere se quel login ha avuto successo o no. Per esempio, se il login dice benvenuto Ciccio, voi trovate che benvenuto Ciccio è nella risposta e quindi il login ha avuto successo. Se invece non lo trovate vuol dire che il login ha fallito. Poi c'è grep extract, ve l'ho fatto vedere prima, si può estrarre invece qui un'informazione dalla risposta per essere utilizzata o per andarla a vedere. Per esempio, qui possiamo anche dire se trovi benvenuto, fammelo vedere e ovviamente lo mostra nella risposta come vi ho fatto prima, come vi ho fatto vedere prima. E poi abbiamo grep payload dove praticamente va ad evidenziare se il payload che si è utilizzato nella risposta viene anche ripetuto nella il payload che è stato utilizzato nella richiesta viene ripetuto nella risposta. Questo è utile in caso di cross-site scripting o di injection. Se noi vediamo che il payload del cross-site scripting che abbiamo inserito nella richiesta e nella risposta viene messo nella risposta, magari ci accorgiamo che c'è un cross-site scripting. Poi c'è un redirection, cioè se vogliamo, perché molto spesso ci sono delle redirection, appunto, una richiesta va a redirigere ad un'altra richiesta e qui gli stiamo dicendo cosa fare. Se mai, sempre, solo gli elementi in scope o on-site. Vediamo on-site qui, vediamo cos'era. Dove sono le configurazioni? Non me lo dice. Vabbè. Sta forse con lo stesso dominio? Non sono sicura su questo. E poi HTTP1 Connection Reuse. Praticamente questo dice di riutilizzare la stessa connessione TCP per più richieste invece di aprirne una, come vi ho detto prima. E poi HTTP version, perché abbiamo HTTP1 e HTTP2 che sono diversi. Diciamo HTTP1 è il protocollo classico e invia una richiesta alla volta per connessione, a meno che gli si dica di mantenerla aperta. HTTP2 invece, e ovviamente HTTP1 deve aspettare la risposta prima di inviare la prossima richiesta. HTTP2 invece può mandare più richieste sulla stessa connessione, quindi è più veloce e quindi si può appunto definire praticamente quello che vedete qui. Qui c'è o 1 o 2, insomma. E quindi questo, insomma, era a grandi linee l'intruder. Spero vi è stato chiaro, vi ho detto un sacco di cose, lo so. Però è molto utile in realtà. Io lo uso spesso, quindi cioè, sono fan dell'intruder. Però insomma, non so se avete domande o vi è tutto chiarissimo, ditemi pure. Intanto io guardo le statistiche, aspettando se volete dirmi qualcosa. Però insomma, lo so che sono tante informazioni, però cioè una volta che lo utilizzate poi capite meglio. Oltretutto non è che utilizzerete tutto, cioè io alcuni payload credo di non averli mai utilizzati, lo so, cioè magari è un mio limite, però insomma non, tipo questo ECB, ve l'ho detto, non l'ho mai usato. Ma pure il Bitflipper mi sa che non mi ricordo, forse nell'HTF probabilmente sì, però in casi reali, cioè non mi ricordo di averli utilizzati, quindi così. Però insomma, comunque c'è
è tutto scritto anche nella documentazione. Io vi metto proprio la documentazione che linka all'intruder, così nella descrizione, così comunque ve la trovate se vi serve, insomma. Se no, vabbè, chiaramente vi metto sia quella generica sia quella proprio dell'intruder, così ve le trovate. E insomma, e la prossima volta, vediamo un po', non mi ricordo più che ho il mio bellissimo taccuino qui. E la prossima volta volevo farvi il decoder e il comparer, che sono anche qui due funzionalità di Barp, anche qui molto utili. Vedete il decoder e il comparer, perché diciamo vorrei fare un po' chiarezza anche sulla codifica e sull'offuscamento, che comunque sono molto interessanti. E quindi insomma questo è tutto. Ci sta un modulo support Swigger che parla del WAF bypass? Sì, in realtà c'è. Vediamo se lo trovo. C'è proprio questo bypass WAF. È questo, dove praticamente va a modificare degli header. Però c'era anche... ce n'era anche un altro. No, questo uso. Ce n'è uno anche WAF Detect. Questo è anche molto utile. Però comunque non è difficilissimo scriversi un'estensione di Barp, chissà, magari più in là potrei anche farlo, perché non l'ho mai fatto. Però ho visto che non è proprio terribile, ecco. Me l'ha detto anche un mio collega, gli credo. Quindi però magari se vi interessa più in là potremmo provarci, insomma. Vediamo. Però sì, se per esempio cercate qui ne trovate. Poi ovviamente ce ne sono alcuni che non sono qui nello store, ma magari li cercate su GitHub. Chiaramente lì state attenti, perché dovete vedere dovete vedere un po' il codice, magari è roba strana. Intendevi un modulo sulle pagine del Web Security Challenge? Mi sa di no, sai? Credo di no, no. No, perché comunque qui negli argomenti, diciamo, è più sul capire le vulnerabilità e gli attacchi del web. Il bypass del WAF non penso sia messo qui. No, non mi pare che ci sia. Però chissà se c'è del materiale. Chiaramente è un po' complicato, perché poi... Vediamo. Però credo ci siano anche delle liste, sai? Vediamo se cerco checklist. No. Vedi, sì, vedete. Ci sono dei tool che lo fanno. Chiaramente non lo so. Io ne usavo uno però per capire il WAF. Ora però non mi ricordo. Perché secondo me questi sono più o meno outdated. Per esempio ci sta una tecnica che si usa oggi dove si spufa il fingerprint del TLS. Interessante. Ok. Sì, poi c'è quelli di Barp che ci sono qui. Vedete qui che cambiano solo gli header. Quindi c'è questo un po'... Sì, è un po' vecchiotto come attacco. Però è interessante questo del fingerprint. Non lo sapevo. Però secondo me se cercate ci sono anche cose più moderne. È chiaro, però ve l'ho detto, che quando poi andate a vedere prendere tool magari fatti da altri esterni, dovete controllarli cosa fanno, ecco. Però questa del fingerprint me la cerco. La cercherò. Questo è tutto, quindi. Allora, il computer non è esploso, quindi io la considero come una vittoria.
Non sapete l'ansia oggi, dicevo, mio Dio, perché l'altra volta ha fatto proprio brutto, cioè OBS è impazzito, io non lo so. Per esempio Cloudflare, un sacco di compagnie bloccano richieste con un bot score alto. Aspetta, che prendo quello che hai mandato. Ok. E quando si spufa il fingerprint correttamente, a volte bypassi il bot score e ti dà uno score più umano. Ah, bello! Ok, quindi tipo gli dai... Ok. Lui vede come score minore e quindi ti lascia passare. No, questo è interessante. È anche interessante che non lo sapevo che Cloudflare facesse questo bot score. Bello. Interessante Portbuster. Ah, stessa roba con Akamai. Ah, ok. Diciamo io non bypasso tanto il WAF, perché nei miei test il WAF non lo vuole mai testare nessuno e quindi gli si chiede di mettere gli IP whitelistati, cioè noi possiamo passare con tutto quello che vogliamo. Akamai hanno anche il loro fingerprint. Ah, ok. Però scusa... Però scusa, non se ne accorgono che cambi il fingerprint. Ah, danno tutti i fingerprint da questo, ok. Cioè, vorrei fare qualcosa di più sul WAF bypass, perché comunque se fate bug bounty questa roba è utile. Ah, ecco, lo cercavo. Ok. Però non mi ci sono mai messa in realtà. Ah, ci sono anche altri utili, altri tool comunque. Ah, qui dice questo. Ah, qui ci porta proprio un po'. Vabbè. Ok, grazie, Portbuster. Interessante. Non sempre sei una compagnia conosciuta e continui a cambiare i fingerprint e usi proxy residenziali con un rate non tanto alto, non ti rate limitano. Ah, ok, però se cambi fingerprint ogni poco con lo stesso IP, magari ti vedono. Ok, quindi se lo fai poche volte, magari in un tempo più largo, non se ne accorgono. Ok, ha senso. Ha molto senso, ha molto senso. E con questa scoperta io vi saluto. Dipende da quali regole hanno messo nel WAF, maggior parte delle volte se ne fregano e mettono solo di bloccare richieste con un bot score maggiore di 90. Sì, poi vabbè, dipende anche come è impostato il WAF, hai ragione, sì. Però sì, se mettono tutti bot score maggiori di 90, alla fine la tattica che dici tu ha senso. Bella questa, la approfondirò, sono interessata a vedere come effettivamente lo puoi fare. Interessante, interessante. Ah, grazie, mi hai mandato pure il link. Mi stai dando tutte le risposte. Mhm. Ah, ok, quindi fa così. Fa un piccolo codice. Ok, crea la richiesta.
Impersonate, qui gli scrive chi vuole impersonificare. No, lo provo, voglio provare adesso. Forse è un test che non so se vogliono... Non ho capito bene ancora se vogliono White Crystal GP e magari, guarda, lo provo. Vabbè, sì, no, questa ci sta, anche Python, a me piace Python, quindi... Non so, sono un po' retro forse, visto che adesso sono tutti tipo Go e robe, però a me piace Python. E puoi anche creare un plugin su Barb se vuoi con Python che usa questa libreria. Io non l'ho mai fatto per Barb personalmente. No, però può essere un'idea, cioè mi hai dato un'idea perché effettivamente io voglio provare a creare un'estensione su Barb. Non so se sarò in grado, però si potrebbe fare proprio questo. Quindi uniamo il fatto di capire questo attacco magari più nel dettaglio, più... il creare l'estensione di Barb, cioè sarebbe interessante. Me la scrivo questa cosa. Aspettate un attimo, vedete, ho il mio taccuino qui, scrivo cose. Scrivo molte cose. Allora me la scrivo. Perché solitamente me le scrivevo, diciamo, al PC, però ultimamente sto un po' impazzendo, ho un po' troppe cose sul PC e robe, quindi non lo so, in questo periodo preferisco il cartaceo. Ma sono scritta no, perché è veramente interessante sta cosa, quindi grazie. E vediamo, magari come ultima live di Barb si potrebbe pensare. Con l'intelligenza artificiale ce la fai? Dai, io personalmente l'ho fatto con uno script di Made in the Middle Proxy, intercetta la richiesta e la fa con questa libreria. Metto il proxy nel browser e mi cambia i fingerprint ogni volta. L'H0 anche settato per settare un fingerprint statico, a volte dipende da cosa faccio. No, ma infatti, cioè, ci sta, ci sta e sarebbe interessante farci un'estensione, sinceramente, perché può essere utile. Poi non è neanche così difficile vedendo il codice qui. Più che altro è da capire come poi metterlo nell'estensione, però non credo sia così complicato, perché poi lì credo puoi fare anche l'estensione in Python, se non sbaglio. Quindi, ci possiamo provare. Ci possiamo provare, sono felice infatti che possiamo fare sta cosa. Bell'idea, complimenti. Good luck. Vabbè, se la faccio in live vedete le mie disperazioni, diciamo. Però si può fare. Possiamo fare, dai. E niente, e quindi ci vediamo giovedì con le Cyber News. Questa volta sarò da sola, quindi il computer non esploderà. E vediamo. Insomma, c'erano un po' di notizie la scorsa settimana che però non abbiamo fatto perché, non lo so, il PC è esploso. E vediamo, insomma, ancora non l'ho preparata, però vediamo, sicuramente prenderò delle notizie che già c'erano e le cambierò con alcune e vediamo. Però insomma, spero che vi affascinerà l'intruder di Barb. E niente, ci vediamo giovedì, buona serata, buon appetito e ciao!